Benvenuti cari amici su Underground Sea per proporvi un primer dedicato al Legacy, sempre in compagnia della community ormai consolidata attorno al torneo Covid-19 Duo e Skype, esaminando una lista diversa e intrigante, proposta da Marco Mencattini, un deck builder che prova a smuovere a modo suo il formato. Questa build prova a utilizzare con profitto una creatura che sulle prime sembra proporci dei malus così elevati da non risultare minimamente giocabile, soprattutto se viene calata in un meta veloce e letale come il Legacy, dove non si può certo pensare di rispettare le sue condizioni in pochi turni. Eppure, nelle giuste condizioni, anche questa carta proveniente dal passato, in combinazione con i colori scelti per questo archetipo scellerato, possono dare vita a un piano di gioco così efficace da risultare persino vincente, a patto di sapersi destreggiare nelle pieghe di questo formato old school. Questa volta vi parleremo di Grixis Dreadnought. Nelle premesse abbiamo annoverato il potenziale dei Phyrexian Dreadnought, presenti in 4 pair in questa build, ma la loro abilità di certo non li rende di troppo appetibili, anche se con un solo mana ci fornisce un 12-12 con Travolgere, per un boost di danni quasi impossibile da sostenere per il formato. Eppure questa lista non contiene molte altre creature, limitandosi solo ad alcune scelte di contorno, come nel caso di 2 Kroxa Titan's Hunger, titani dalle indubbie capacità, perfette per entrare presto dilapidando le mani dei nostri avversari, per poi riemergere dal cimitero se avessimo bisogno. In aggiunta avremo 2 Ethereal Forager, come bittante che entra presto e ci può offrire value recuperando magie dal cimitero, ma di certo non è in grado di soddisfare i vincoli dei nostri Phyrexian Dreadnought. Quindi alla fine, che senso ha mettere queste carte in questa lista? È una domanda più che lecita, ma se avrete la pazienza di seguirci vedrete che un modo per utilizzare questi ciccioni c'è, ed è pure molto conveniente per il nostro game plan. Con un comparto creatura che appare particolarmente sbilanciato, sarà più che naturale avere a disposizione una sezione della lista dedicata alle magie, che possa controllare le prime fasi della partita per mettere in atto il nostro diabolico piano. Per scolpirci la mano ci doteremo del consueto pacchetto di cantrip, composto da 4 Brainstorm e 4 Ponder, irrinunciabili per partenze rapide e risposte ottimali sin dal primo turno, oltre a dare materiale per le nostre creature, che sfruttano al meglio cosa finisce nel cimitero. Sempre abusando del blu, avremo a disposizione una serie consistente di counter, con 3 Daze, 4 Force of Will e 4 Stifle, giusto per mandare all'aria, anche senza mana, le prime minacce del nemico, come è comprensibile in un formato che punta a chiudere, in alcune circostanze, anche di primo o secondo turno. Analogamente con 3 Tuxize, andremo a sfilare dalla mano del nemico tutto quello che ci può mettere in crisi, per una giocata al volo, che di primo turno può fare molto male. Cambiando colore, ma non efficacia, annoveriamo 4 Lightning Bolt, carta versatile sia come rimozione sia come danni diretti, visto che buona parte della build punta a picchiare il nemico con delle creature abnormi, almeno rispetto al costo di cast che richiedono. Infine, come ulteriore strumento per avere nuove carte in mano, ormai un must se si accede a questi colori, avremo 2 Expressive Iteration, carta ottima, divenuta indispensabile in tutte quelle build che puntano ad avere sempre carte in mano utili per replicare all'opponente. Finora sembra che abbiamo a che fare con un control deck a base Grixis, con degli slot dedicati a delle creature poco funzionali, ma qui iniziamo a vedere il primo trick per rendere i nostri Phyrexian Dreadnought degli schiacciasassi. La carta in questione è Scroll of Fate in 1 pair, che con la possibilità di manifestare una carta in mano ci dà modo di mettere in campo con questo stratagemma, senza attivare il ruling della creatura, il suo ingresso, il tutto aggirando anche eventuali counter molesti. Ora si iniziano a intravedere le logiche con cui poter bypassare i vincoli dei nostri Phyrexian Dreadnought, trasformandoli da carte subottimali in vere e proprie nemesi del nemico. Ma c'è un'altra tech, usata solitamente per altri contesti, che svolge il medesimo scopo, Dress Down, qui in 4 pair. Un incantesimo che abbiamo visto in altre build, pensato per spegnere le abilità delle creature del nemico, che qui si adopera per spegnere i malus dei nostri ciccioni, trasformandoli in terribili 12-12 con Travolgere, aiutandoci anche a tarpare le aree a diversi opponenti. Insomma, un modo tutto nuovo di reinterpretare questa carta, trasformando i malus in vantaggi e potenzialmente anche in vittorie dal nulla. Se ora appare chiaro come vorremmo muoverci per rendere questa build così particolare, efficiente e letale allo stesso tempo, la mana base deve risultare rapida ed efficace per mettere in campo i 3 colori presenti rispetto alle magie a disposizione. Non possono quindi mancare le fetch, con 2 misti Rainforest, 3 Polluted Delta e 3 Scalding Tarn, puntando sempre a trovare il blu come prima scelta, visto che buona parte delle nostre magie necessita di questo colore per funzionare a dovere. Parallelamente con una serie di Dual Land, 3 Underground Sea e 3 Volcanic Island, oltre a un'isola, andremo a coprire i nostri fabbisogni al meglio, soprattutto perché potremmo, già nei primi turni, sfoderare tutto il nostro potenziale offensivo.
Infine, come risposta alle molte terre speciali presenti nel formato, inseriamo ulteriori 4 Wasteland, carta che può mettere in difficoltà il cast di alcune magie colorate, ma ci offre troppi vantaggi in questo momento del formato per non approfittarne. Ora che il quadro nella main è completo, possiamo dedicarci a una sezione sempre piuttosto complessa, quella della sideboard, che deve andare a risolvere tutti i punti deboli della nostra strategia verso gli archetipi più ostici. Verso meccanica di card advantage spinto inseriamo 2 Narset Parter of Veils, mentre se dobbiamo contrastare il blu ci faranno comodo 3 Pyroblast e un Red Elemental Blast di supporto al piano interazioni che abbiamo già tra le 60. Contro gli artefatti sempre più presenti nel formato avremo a disposizione un Meltdown e un Energy Flux, carte che possono mettere in crisi questi archetipi, soprattutto l'incantesimo, che ha un effetto che perdura per tutta la partita. Verso gli avversari che popolano il board di piccole creature useremo un Plaga Ingegnera, mentre contro le mestizie che riemergono dal cimitero ci farà comodo mettere in campo un Grafdigger's Cage, spesso vitale verso determinati matchup. Contro carte inaspettate fanno capolino 2 Surgical Extraction, ormai presenti in ogni side del formato, affiancate da 2 Torpor Orb, che puntano a spegnere gli ETB e gli effetti scomodi che possono disattivare le nostre meccaniche preferite. Infine resta ancora spazio per uno Scroll of Fate aggiuntivo a quello già presente di main, per dare maggiore solidità al piano agro, per rendere ancora più presenti e letali i nostri Phyrexian Dreadnought, pietra angolare di questa lista particolare. Il cammino di crescita che ha portato Marco Mencattini a costruire una build così particolare come questo Grixis Dreadnought parte dagli albori di Magic, che lo hanno portato da 14enne a seguire questo gioco fino ad approdare nel 2011 al Legacy. La passione per il formato lo ha portato a sperimentare diversi archetipi, prediligendo le varie incarnazioni di Midrange, Tempo e Combo Deck, spaziando anche a liste sperimentali come quella che stiamo trattando in questo primer. Qui è stato l'amore per Phyrexian Dreadnought la molla per ideare questo folle piano, che ricorda gli albori di Magic per produrre carte a volte pazze e subottimali. Poi, con l'arrivo del formato di Dress Down e Urza Saga, è stato possibile costruire qualcosa di sensato anche attorno a questo strano ciccione. Si tratta, almeno fino alla stesura di questo primer, di un esperimento volto a sfruttare le intuizioni del nostro deck builder, mettendo insieme il meglio che i colori Grixis offrono, nell'ampio panorama di tech presenti nel formato, così da strutturare un gameplay variegato e adattabile. Di certo siamo di fronte a una piccola chicca nel panorama di questo formato old school, che grazie all'esperienza sul campo e chissà a nuove carte provenienti dai set del futuro, non potrà che migliorare tra le mani del suo creatore. In questo Grixis Dreadnought, Marco Mencattini ha ipotizzato diverse strategie, tutte intercambiabili a seconda dell'avversario di turno, prevedendo un paio di pattern principali che puntano a valorizzare le bestie presenti tra le 60. Siamo in fin dei conti un combo deck camuffato da tempo deck, cercando da un lato di mettere una forte pressione in campo, dall'altra schivando le rimozioni presenti nel formato, dando spazio ai nostri 12-12 contravvolgere per una rapida vittoria. Vitali saranno i nostri strumenti per disattivare l'abilità dei Phyrexian Dreadnought, in particolare Dress Down, Stifle e Scroll of Fate, che ci danno modo di mettere in campo presto, senza impedimenti, queste bestie prima del previsto. Con il supporto della strategia Denial sostenuta dalla 4x degli Stifle e degli Wasteland, ci faremo largo tra le maglie di protezione del nemico, rendendo efficaci anche counter come i Daze, visto che la nostra curva mana è piuttosto stremizzita. Un'azione congiunta adattabile al contesto e all'avversario da affrontare, in cui le skill del giocatore saranno sempre messe a dura prova, come spesso avviene in questo formato old school. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere come questa lista si posiziona nel meta legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso avversari che sfruttano copiosamente i Chalice of the Void saremo in seria difficoltà, dove faremo largo uso della side con l'ingresso di un minimo di 7 fino a un massimo di 11 carte, pur di raddrizzare queste partite spesso molto complesse. Verso i control deck non siamo messi in buona posizione, visto che tra rimozioni puntuali e bounce effect che possono replicare i nostri meccanismi per ottimizzare i bittanti a disposizione, ci troveremo in grosse difficoltà a colpire il nemico, che si metterà troppo spesso al sicuro rispetto alle nostre minacce. Verso i combo deck siamo ben piazzati, visto il corposo comparto di interazioni e counter a disposizione, sempre pronti a replicare colpo su colpo sulle loro giocate chiave, inibendone, indipendentemente dal tipo di strategia, la chiusura. Verso IZ Delver, ormai considerato da tutti il top tier del momento, siamo in sostanziale equilibrio, visto che se riusciamo a mettere in campo la nostra strategia congiunta abbiamo buone speranze di soverchiare, con i bittanti in campo, il loro piano aggro. Verso Dead End Taxes e Lens siamo in sostanziale equilibrio, saranno sempre partite combattute, dove dovrete sfoderare tutta la vostra abilità di giocatori, ma non saranno matchup persi in partenza se sapremo giocare al meglio le nostre carte.
Possiamo dire che, nonostante la sua giovane età, questo Grixis Dreadnought si sa destreggiarsi tra le pieghe del formato. Si tratterà solo di prestare la massima attenzione ad ogni giocata, visto che un solo errore potrebbe risultarvi fatale. Con i colori a disposizione per Marco Mencattini ci sono ampi margini di manovra per modificare e migliorare questo Grixis Dreadnought. Si tratta solo di valutare con attenzione il potenziale di determinate scelte o banalmente l'evoluzione del meta sempre in fermento. Nell'ottica di intercettare i mutamenti del meta si potrebbero sostituire gli Eternal Forager con i Multicake Regent per avere un ulteriore boost di danni in campo, che a volte potrebbe mancare per chiusure in fretta prima che l'opponente se ne possa rendere conto. Per migliorare i matchup più complessi come quelli a base control o i Delver Deck, potremmo puntare all'introduzione di Baleful Strix, arma ottima coadiuvando nella side l'introduzione di un nuovo viandante, Omnixive Adversary, che contro carte come Chalice of the Void potrebbe dire la sua. Di certo non sarà difficile adattare alcuni slot in questo Grixis Dreadnought, che potrà cambiare pelle abusando del meglio di tutto quello che arriverà, con i nuovi set, a potenziare le logiche di questa build, tutta da scoprire. Eccoci giunti al termine di questa articolata disamina. Ringraziamo Marco Mencattini per averci permesso di portare alla luce la sua creazione, che porta in campo delle tech tutte ancora da esplorare, persino per il suo ideatore. Se volete approcciarvi al formato in un modo del tutto nuovo, cogliendo al volo la possibilità di utilizzare una carta molto particolare, questo Grixis Dreadnought potrebbe fare al caso vostro, con questo mazzo romantico che strizza l'occhio al passato di Magic, in cui ho anche un buffo 12-12 con travolgere pur dire la sua nel Legacy. E se volete partecipare a un futuro Covid-19 World Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.